Ciao Monica, siamo qui con Romina. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. È un po' disturbante l'immagine iniziale, perché una certa insistenza c'è Papa Wojtyla. Mm. Ehm, quindi, diciamo così, a me non piace come immagine iniziale, però può essere importante per Romina, perché quello che io penso è che magari proprio nei periodi in cui c'era il suo papato, lei ha avuto delle molestie, diciamo così, no? Nell'ambito della Chiesa. Mm. Ok? Ehm, è come se questi episodi che lei ha avuto in un ambito invece che dovrebbe essere protetto, no? Ehm, le abbiano poi scatenato tutta una serie di conseguenze che lei ancora in qualche modo mm, rivive. Ti dà autorizzazione? Sì, 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 è come se fosse invece la Romina che è più vivace, che è più positiva, e lei dice sì, sì, con grande entusiasmo. Progetto. Forza e volontà. La sua anima vuole proprio spronarla a vivere la vita in maniera piena, completa, facendo risvegliare completamente sia la sua mente che il suo cuore. Anima. Mm, polline, Spirito. roccia, sempre con questa idea di forza. Vibrazione. 23 miliardi, Consapevolezza. circa 170, Anima. 46, Vite. 1795, Cervello. 10, Suscettibilità ipnotica. 57, 3D. 52, 53, E vivacità animica. 100. Entità eteriche. C'è un jolly del secondo universo che è come se un po' si prendesse gioco di lei, rendendola anche un po' mutevole, un po' instabile nell'umore e nella sua forza di volontà. E poi c'è un lupo, un canide, che è come se volesse in qualche modo demotivarla, un po' scoraggiarla, rallentarla, e anche a volte renderla un po' diffidente. Solo queste due. Mentali. Allora, mi viene sopra di me. Ah, allora, sopra di me è un'entità mentale che a volte vuole farla sentire, diciamo, inferiore. Mm. Come se le dicesse che ci sono persone che valgono di più di lei, che sono meglio di lei da diversi punti di vista, ok? Però la cosa che mi ha incuriosito molto, questo nome sopra di me, che sopra di lei abita la mamma, tra l'altro, no? Mhm. Che in effetti condiziona molto la sua vita e che
pur essendo una donna così anche molto amorevole, eccetera, eccetera, le crea anche questa condizione un po', se posso dirti, di isolamento e di insicurezza. mm, Ma direi di livello 3. Poi c'è incolumità. È questa entità mentale che agisce in maniera anche abbastanza sotterranea e subdola. Quando lei non è completamente centrata, oppure nel sonno, no? Quando le difese sono minori, questa entità mentale vuole proprio farla sentire in una certa condizione di insicurezza, di instabilità. A volte proprio anche la vuol far sentire in pericolo. Direi anche questa a livello 2 o 3. impianti. È come se ci fosse una specie di pellicola, di quella alimentare trasparente che le avvolge, la testa e il viso. Ed è come se non la facesse, respirare, come posso dirti, in maniera naturale. Ehm, Lei penso che tra l'altro non respiri tanto bene, cioè l'ho capito quando parla, no? Non ha le giuste pause, no? Dando lo spazio alla respirazione, no? Per parlare. Però al di là di questo, respirazione è anche intesa come scambio, corretto tra lei e l'esterno, ok? Glielo interferisce. Uno scambio equilibrato, bello. E poi mi viene un piattino sotto i genitali come se volesse proprio drenare la sua energia sessuale, che nel suo caso è molto alta, ma anche perché lei parte di questa energia la converte in energia creativa. E questo piattino vorrebbe prendersi anche quell'energia lì, la sua energia creativa. Forse potrebbe anche dargli a volte qualche perdita intima e basta. Basta. Va bene, iniziamo con il cinema. Chiamiamo la mamma, il fratello e le amiche. La mamma è come se mi entrasse con una stampella, come dicendo che lei è un po' debole, ehm, cioè che ha bisogno di sostegno. Mm. Ehm, il fratello è come se lo vedessi in una linea di confine, come se anche lui volesse acquisire più indipendenza. Quindi come se volesse varcare una soglia. Poi le amiche, alcune sono anche chiassose, festose. Mm, mm. Romina ha chiesto l'ingresso delle amiche, penso anche del fratello, ma anche della mamma, affinché nella realtà poi queste persone si possano interessare al lavoro che facciamo ed eventualmente fare una sessione. È così che funziona? Cioè, Allora, mm, in qualche caso in eterico riusciamo a far arrivare degli stimoli, delle piccole scosse di risveglio, quello sì, mm. però non sempre. A volte ci vuole più un'azione sul piano fisico. Quindi spetta a Romina far conoscere questo lavoro. Si può dare degli spunti, certo. E questo vale per tutti, ma mi sa che non lo fa nessuno. Sì, diciamo che molti si fanno anche un po' condizionare dal giudizio, si fanno scoraggiare dai primi commenti che vengono fatti. C'è una causa esoterica generica di questo? Mi viene nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Cioè? Mm, mm. Allora, diciamo che le sessioni tendono proprio a scoprire, a far scoprire le persone.
E quindi è come se in qualche modo mh, la persona che magari vuol far conoscere, ok, queste, si sente poi che si potrebbe arrivare, come posso dirti, ad un livello di intimità, di svelamento molto alto, molto forte. Ma l'anima che fa? Dorme? Um, no, l'anima spinge perché vengano fatti questi tentativi, però poi noi sappiamo che c'è il filtro da parte della mente. Mm. L'anima, rispetto a questo lavoro che facciamo, che comportamento, l'anima, intendo l'anima mundi, l'anima di tutti, che atteggiamento ha? Di ostacolo, di aiuto No, o di arrangiatevi? sorride e come posso dirti, mm, vedo che sorride, che accarezza e che tiene sul palmo della mano questo lavoro. Accarezza? Ah sì. Falli sapere che mi sono rotto le balle comunque. Stanco, stufo degli ostacoli, stanco, stufo dei rallentamenti e con le palle completamente rotte. Cosa risponde? Non lo so, perché quando hai parlato così in realtà mi si è manifestato un diavolo proprio, Chiamalo. rosso con la barba nera. Chi è? Quello che bypassa l'anima e mette ostacoli ed impedimenti su ostacoli e impedimenti? Quindi questo è il potere dell'anima. Questo è il gioco. Nessuno ha mai detto che fosse facile. E io mi diverto quando vi demoralizzate. Guarda, guarda. Torniamo a Romina, vediamo la causa esoterica della distorsione alla sua caviglia destra. E mi fa come vedere che lei è un po' inciampata su l'aspetto affettivo relazionale. Ehm, come se da un lato lei mostrasse che ha voglia di una relazione. Mm, D'altro canto vedo che si guarda indietro e ci sono un paio di relazioni che non le sono piaciute. Ehm, e come se dicesse preferisco la libertà, ok? Mm, io ora come ora non la sento pronta a una relazione ed è vero che lei si deve prendere tempo per se stessa. E quindi quando a volte lei dice, ah, vorrei avere una relazione, eccetera, 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 è come se facesse un po' una forzatura su di sé. E questa slogatura lo dimostra. Causa esoterica dell'essersi messa in stand-by sul piano sentimentale. Lo vedo positivo. Cioè, a volte a lei può sembrare così come una specie di carenza, la può assalire anche un desiderio, no, di coppia, di profondità, di intimità, eccetera. Però a me viene che invece questa attesa, diciamo così, è assolutamente evolutiva per lei. E che la relazione che lei potrebbe avere in questo momento è molto meno soddisfacente rispetto a quella che avrà vivendosi questo momento qua, in cui lei sta con se stessa, sempre meglio e sempre in maggiore alleanza e conoscenza di sé.
Ok, lavoro, mercatini. Dalle passate sessioni, tutto molto migliorato, ha scoperto che il proprio talento artistico può avere un valore economico. Come fare il salto? Allora, beh, lei lo sa perfettamente, non le sto dicendo nulla che lei non abbia già sentito dentro di sé. Una, mi viene che è ehm, nel momento in cui si presenta un certo flusso degli eventi, lei lo segua, non si deve mettere contro, non deve remare contro, perché ci sono state delle occasioni da parte di persone competenti, e lei invece scappa da queste cose, sposta, rimanda. Mm. Ehm, quindi lei rema contro. Poi mi fa vedere come se lei potesse avere una specie di book, no? Di raccolta di tutti i propri lavori, divisi per categoria, da poter mostrare. mm? Come se creasse proprio delle cartelle ehm, da poter mostrare. E queste cartelle possono essere non solo a livello di computer, ok? Quindi inviare la cartella contenente i file ehm, a tema, che ne so, wedding planner, a tema battesimo, a tema Mhm. raffigurazioni artistiche, eccetera, ma anche proprio una cartella fisica da poter mostrare, perché le accadrà anche questo, che qualcuno vuole vedere lì sul momento in maniera diretta, con i propri occhi. Per vedere la carta, per vedere il luccicore dell'inchiostro, dei colori. Sì, perché una persona competente preferisce vedere l'oggetto direttamente dal vivo. Um, quindi l'utilizzo di, di Instagram in maniera più diffusa viene. Mhm. Che mi sa che Uh, lei non ama, dalla faccia che fa. eh, ehm, poi mi viene la parola anche eBay, perché lei in realtà vedo che potrebbe offrirsi anche ehm, per restauro, è possibile, ritocco, cose del Mhm, genere. mhm, Mm. E ci sono delle persone che hanno, no, dei privati, intendo, no? Dei quadri così da risistemare un attimo. Mm. Quindi quella come potesse essere una vetrina per lei. Uh, e poi ecco, mi viene come se a volte ci fossero delle persone che fanno delle proposte affinché lei partecipi a degli eventi, a delle cose e lei deve partecipare. Anche tipo, boh, mi viene come se fosse una specie di libreria, una cosa del genere, che magari lì per lì sembra non tanto significativa, ma in realtà può creare dei ganci, delle occasioni importanti. quindi questo è il modo per fare il salto, insomma. E qual è la causa esoterica del dilazionare nel tempo le cose? Lì vedo proprio una stretta alleanza tra Joker e il lupo. Ehm, ehm, per far, diciamo così, che il lupo più che altro, come posso dirti, le dice che, ma sì, ma chi te lo fa fare? No? Le dà questo tipo di scoraggiamento. Ma stai scherzando? Ma guarda che devi fare tutti sti chilometri, ma guarda che c'è brutto tempo, ma guarda che poi alla fine si rivela una perdita di tempo. Quindi il lupo le dice queste frasi. E il Joker invece è come se insieme all'impianto piattino sotto i genitali facesse in modo di toglierle energia, di toglierle entusiasmo, di toglierle la forza di volontà, che così lei non scatta a aderire all'iniziativa.
ma semplicemente sposta più in là la cosa, ehm, vedendola anche come molto meno interessante e promettente di quello che è. Va bene. Insight onirico. A volte sogna e dentro il sogno, questo le capitava anche prima delle sessioni, ma molto più adesso, se non ho capito male. Durante il sogno lei diventa più padrona, cambia le cose, ha individuato più volte una mantide, si è tolta delle sostanze, degli impianti, una sorta di fango da qualche parte, come diventare ancora più padrona. Allora, questa è proprio sì, una sua attitudine, no? Quella di riuscire a lavorare molto nel sogno, ma anche per questo lei è molto colpita durante il sonno. Ehm, In passato forse i sogni erano molto più angoscianti, diciamo, ok? Più paralizzanti. Adesso invece è come se fossero anche più rivelatori, le fanno capire delle dinamiche, di questa nostra Matrix, anche se proprio perché sono così importanti, lei non li riesce poi al risveglio a ricordare in maniera così chiara. Mm? Ehm, il punto è questo, che lei potrebbe come crearsi, prima di dormire, deve trattenersi dallo scivolare subito nel sonno. E deve come crearsi, vedo come se fosse una specie di igloo, ok? Questa protezione bianca, no? Mm, Che a me ricorda un igloo, ok? In cui lei si sente la protezione di quelle che sono le forze benevole, ok? Quindi di fatto quelle che sono promosse dall'anima, incentivate dall'anima. Mm. Questo tipo di protezione crea una specie di sigillo anche per ricordare maggiormente i sogni più nei dettagli, come vorrebbe lei. Prima lei li ricordava, ma anche perché erano, diciamo così, un po' più terrorifici e quindi andava bene che lei li ricordasse. Adesso che invece fa dei sogni più evolutivi, le entità le ostacolano il ricordo. Mm? Però se lei crea questa specie, io lo chiamo igloo, mi viene da dire così, no? mm. Ma questo anche perché vedo che, per esempio, tipo la mantide rimane poi incollata al ghiaccio dell'igloo, no? Non riesce a penetrare questa schermatura che lei si fa, dove lei quindi è veramente proprietaria, padrona dei suoi sogni. Mm. È una capacità medianica questa. Sì, perché lei nel momento in cui si schermerà riuscirà a ricordare dei particolari dei sogni che adesso non riesce a ricordare e che sono molto importanti e che le chiariranno ulteriormente degli aspetti della sua vita personale, ma anche proprio dell'esistenza e quindi anche delle vite di altre persone. Va bene. Cosa fanno i componenti del cinema in questo momento a queste analisi, soprattutto la madre? Ma la mamma mi parla delle favole. Um, cioè, io adesso non lo so perché tutto sommato, mm, anche la mamma potrebbe partecipare a un mondo fiabesco, però in modo diverso, chiamiamola così, ok? Mhm. Forse mi parla anche delle favole perché lei vorrebbe Romina sempre un po' bambina, in modo da poterla proprio aver tanto vicina a sé. Perché la sento un po' sola. Quindi questa solitudine che si colma così, no? Quindi lei è come se potesse raccontare le favole a Romina ancora.
e anche farsele raccontare però da Romina. Ehm, diciamo che la mamma non ha, mm, non so come dirti, molto rispetto della propria vita. Ehm, ha un po' perso di vista chi è se stessa e chi è che cos'è la propria vita, cosa vuol dire vivere la propria vita. E quindi quando si accorge che Romina invece vuole vivere la propria vita, la sento come combattuta. Da un lato è come se fosse stupita, incuriosita, anche ammirata, dall'altro però è un po' spaventata Da cosa? da questa possibilità che si possa, non so come dirti, essere così aperti alla vita, perché Romina vuole proprio questo, aprirsi alla vita. Come se vedesse dei pericoli, delle cose ignote la mamma, quindi vorrebbe anche frenare Romina dal farlo. Qual è la causa esoterica del ricovero della mamma? Vedo quella mamma come se, in eterico, no? È come se mettesse le mani e le braccia nel pavimento e tira di nuovo su Romina al piano di sopra, Mhm. la riporta su con sé, vicino a sé. Infatti lei ha voluto, non voleva che Romina andasse a vivere nell'appartamento di sotto, ma perché? Come se davvero per lei fosse la sua bambina e sempre deve rimanere tale. Ehm, Però è anche come se la mamma non riuscisse ad avere a che fare con se stessa e la presenza di Romina l'aiuta in questo, a Mhm. evitare se stessa. E il fratello cosa fa? E poi sento proprio che la mamma si appoggia tanto su di lei, cioè è come se Romina avesse una energia molto molto forte e la mamma ne utilizza un po'. Il fratello, appunto, è come se lo vedessi che ha un piede al di là di una linea. È come se fosse una linea fosforescente, cioè lui ha il corpo al di qua della linea, ok? La testa anche al di qua della linea, e invece ha il piede destro al di là di questa linea fosforescente. Adesso, cioè, forse vive con la mamma. Sì. Allora, anche lui come se volesse andare oltre, ok? Però, come ti dico, è solo un po' parziale perché c'è solo il piede destro che sta andando di là. Mhm. È Però questa entrato intenzione c'è. tuo fratello in casa, Romina? No. No, tua mamma? È entrato qualcuno, vabbè. Se hai un pezzo di carta scrivimelo così me lo fai vedere. Dicevi, scusami, Monica. L'intenzione da parte del fratello c'è, ok? Di uscire. E le amiche? Ma una l'ho vista così, no? Con quindi le mani qui nella parte alta del naso, che strizza forte gli occhi, come se si stesse davvero fortemente concentrando. Ehm, Diamo qualche indizio a Romina per individuare un po' più al centro. come la vedo Ah, io, però puoi fare Ah, un'immagine. aspetta, è caduto un quadro. Mm. Romina ha in braccio il cagnolino, ho visto prima il Mm. cagnolino molto attratto da sto... Cioè, è caduto un quadro appeso. Causa esoterica, Monica. Allora, aspetta, prima ti dico questa qui, Sì, perché sennò poi mi sì, scappa, sì, sì. ok? In così frangetta scura. Aspetta, è saltata la tua voce. In Mm. ipnosi, in In eterico. eterico, questa amica Ah, è messa in questa maniera così concentrata e ha la frangetta scura. ok. Mm.
Poi il quadro, vediamo un attimo. Come? Però è legato al fratello, in qualche modo il quadro. Adesso non so se per il soggetto, non so se per qualche cosa, perché mi viene di nuovo il fratello ehm, e il padre. Cioè, come se ci fosse un'energia maschile dentro questo quadro. Che si è liberata, siccome Sì, parlavamo del fratello. esatto. Perché vedo come vedessi che l'energia di questo quadro è azzurra. Sai il classico colore che viene attribuito al maschile, no? Mhm. E nel momento in cui stiamo parlando di questa scossa, diciamo così, che il fratello sta avendo dentro di sé, no? Per superare questa linea, vedo che cade questo quadro. Va bene. Causa esoterica del bernoccolo con cui è nata sulla fronte. Ma qua sai che mi dà una vita parallela, perché vedo un ragazzino, ma che ne so, avrà 13 anni, 14 anni, così, ehm, che può essere tipo una specie di aborigeno nella foresta amazzonica. E vedo che è come se ci fosse una specie di prova, di forza, di iniziazione, non lo so, dove devono spaccare un pezzo di legno con la fronte, ok? Mm. Ehm, In realtà c'è una tecnica, tipo come se fosse di profondo stato di meditazione, ok? Lui però non riesce a raggiungere questa condizione qui, no, di sublimazione, diciamo, no, della materia, ok? In modo da non venire intaccata la materia. Mm? Non riesce e quindi di fatto si fa male, ok? E vedo che è un qualcosa che rimane, tipo come se dovesse dire che lui non è pronto a fare questo rito di iniziazione, non so. Non so, mi è venuto così. Causa esoterica del tatuaggio sulla ferita. Ok, lei l'ha fatto quando non sapeva determinate cose, ok? Lei ha creduto di dare una energia di trasformazione a quella ferita lì, ok? Mm, come a dire, io mi guarisco, ok? Io faccio in modo che non ritorni più quel tipo di patologia, ok? Io trasformo, io sublimo, io supero. Ehm, e ha messo questo esagramma. Questo esagramma sembra una pentola di rame, infatti, ok? Quindi la vedo come caratterizzata da due forze. Una che ha scelto un tatuaggio comunque giusto, mm? Dove vedo che all'interno di questa pentola di rame è come se venisse cotto ehm, delle erbe magiche e guaritrici, ok? Che possono proprio creare una specie di impiastro per la guarigione di questa ferita, ok? Mm, mm. Dall'altra però vedo che è come se questa parte qui avesse la voglia di respirare di più, di essere più libera, um, di potersi rigenerare senza questo scudo.
Quindi vedo queste due forze rispetto a questo tatuaggio. Ok, ma la distorsione è alla caviglia destra, perché? Legata agli uomini, Mm, mm, legata al suo rapporto con gli uomini. Perché da un lato è come se lei avesse questo slancio, no? Salto, no? Di gioia all'idea di avere una nuova relazione con un uomo. Dall'altro lato, però, quando poi ritorno a appoggiare, diciamo così, il piede a terra, non lo appoggio correttamente perché non sono davvero ancora pronta ad avere una relazione. ed infine, Monica, causa esoterica della fatica a svegliarsi presto e della pesantezza, stanchezza al risveglio. Allora, lei fa dei sogni molto importanti, anche molto articolati, ne fa tanti, eccetera, senza appunto crearsi nessun tipo di protezione. Quella che le ho proposto è anche una protezione, diciamo, di freschezza, no? Avendo visto l'Igloo, no? Oltre che comunque una bella barriera. Ehm, Ehm, e allora che cosa succede? Che quando lei fa così tanti di questi sogni, intervengono diversi tipi di energie e di entità, sia perché lei in quel momento è attaccabile, non ha una protezione, loro si possono infilare nei sogni, e lei ovviamente si deve tanto poi dar da fare per mandarli via, ok? Ma sia anche intervengono per crearle questo oblio, proprio perché se lei sta acquisendo delle informazioni importanti, loro non vogliono che lei le ricordi al risveglio. E quindi c'è proprio tutta una darsi gran da fare da parte di Romina durante il sonno, un po' per allontanare queste forze che lei sente che la minacciano, Mhm. un po' proprio perché se non ti crei una protezione, anche il fatto di voler ricordare è un grandissimo sforzo che porta via tanta energia. Quindi lei nel complesso poi si alza con poche forze, sentendosi tanto stanca. Benissimo. Chiedilo all'anima di Romina perché lei è qui oggi. Polline mi fa vedere che è proprio come per il polline, no? Allora mi mostra anche un'ape. Allora dice, tu questo puoi fare. Tu puoi creare delle collaborazioni, puoi volare, ehm, non disperdendoti nel nulla, ma creando vita, proprio come il polline. E grazie al polline, che i fiori continuano ad esserci, le piante continuano ad esserci, e grazie al polline che le api hanno un nutrimento. Il polline serve anche all'essere umano. Tu puoi essere e fare tutto questo. Non ti mancano le qualità, non ti manca l'energia per farlo. Ora tu sei polline, e chiudi quella parte del libro, mi fa vedere la sua vita come un libro, no? Mi fa vedere che incolla fra di loro le pagine riferite, alla prima parte della sua vita, in cui ci sono state delle vicende, pesanti, ok? Tu Mhm. le puoi incollare. Così facendo non crei un ristagno di energia, un blocco, una rimozione, ok? Semplicemente continui a sfogliare le altre pagine che stai vivendo e che vivrai. Infatti mi fa vedere che il segnalibro è a forma di margherita in cui si vede bene, molto bene il centro del fiore, no? Con questo giallo, no? Che poi proprio ricorda un po' il polline.
Per caso l'anima di Romina la porta anche al cluster? Sì, porta al cluster dove mi fa vedere come una specie di eh, pozzanghera, ma molto profonda, come se lei avesse paura di perdersi, no? In questa cosa sporca, sconosciuta, fangosa. Ma è quella che si toglieva nell'Inside onirico, questa Lei pozzanghera? se l'è tolta dalla gola, no? Perché lei diceva c'era qualche difficoltà a esprimermi, eccetera. Ehm, è sempre parte di quello, sì. Cioè, in realtà l'aveva ovunque dalla gola perché lei ha sentito prima la gola. Sì, esatto. Cioè, lei era un po' come immersa in questa pozzanghera, però ovviamente la sensazione è quella di soffocamento, no? In gola. Mhm. E quindi lei ha avvertito questo, sì. E cosa fa davanti a a questo cluster? Vedo che si specchia dentro la pozzanghera. Lei dice, ok, questo è il mio passato, queste sono le mie paure, questi sono i miei freni, queste sono le mie catene, ma ora sono davvero, davvero, davvero pronta ad andare oltre. E vedo che è come se questa pozzanghera profonda diventasse un pacchetto che lei solleva da sotto e butta via dentro il portale definitivo. E al posto della pozzanghera vedo che si crea all'istante un prato verde di erba molto fitta che cresce a una velocità smisurata, con tanti fiori. C'è un avatar? Come se fosse un dito di una strega, magari anche un qualcosa che può provenire dai suoi sogni, no? Quella strega ha sempre a che fare un po' con il mondo dei bambini. Mm. Lei si sente pronta a fronteggiare tutte le ombre del suo passato, le ombre di se stessa. Allora vedo che proprio gioca in questa maniera, tac, dà un colpo al dito e lo fa finire dentro un portale definitivo. Lei dice non c'è più niente ora che mi faccia paura. Mi dice la via Rose. Come la vedi lei in generale? Adesso è come se fosse circondata da delle rose rosa e dentro questa specie di recinto di rose gioca con la sua cagnolina. Mm, lei può attingere molto da questa sua energia anche fanciullesca, giocosa, molto anche tenera, di connessione con la fantasia e con le energie belle, le energie pure. Sono quelle degli animali, per esempio, della natura, anche dei bambini. Una cosa, per esempio, che io ho visto anche è che lei faceva questi inviti con la sua calligrafia, anche per i battesimi. Lo so che non è che sia bello da dire, però anche per i battesimi e le feste dei bambini, Mhm. gli inviti dei bambini, mm, delle ricorrenze particolari. La vedo anche proprio creare dei soggetti che poi rientrano nelle feste dei bambini. Ok, il progetto Forza e Volontà con queste nuove condizioni esiste ancora? È come se questa forza e volontà si fossero già accese in lei
Quindi non è più uno sprone da parte dell'anima a attivare queste parti in lei, ehm, ma vedo forze e volontà come se fossero attive, che stanno lavorando. Polline e roccia sono sempre PSPE. Sì. Il Joker, il Jolly Joker, ed il lupo, le eteriche esistono ancora? No, lei le ha come disegnate e poi bruciate. Sopra di me ed incolumità esistono ancora? No, 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 è libera. Nuova vibrazione, A me adesso viene quasi 700. però. Nuova consapevolezza. 190. A 700 lei ha sbaciucchiato la sua cagnolina. Mm. Nuova PS, che erano tutti buoni già. Forse la consapevolezza mi aspettavo 170. Con 23 di vibrazione mi aspetto 190. Iniziale, dico. Nuova PS. 54. Vite. Mm, 1714. La vita del bernoccolo. L'ha tolta? No, non l'ha tolta, però vedo che affronta diversamente questa sfida il ragazzo. Cioè? Riesce a mantenere la concentrazione ferma. Quello è un rito di passaggio che viene fatto e per loro è importante. Quindi, riuscendo a mantenere questo tipo di concentrazione, riesce a rompere questo legno, senza farsi male. Cervello. Mm, viene 12. Altissimo. Il contributo dell'insight onirico è soprattutto il responsabile dell'aumento È la sua arte, sì. e l'arte, certo. Suscettibilità ipnotica, Mm, 72. 3D, Adesso me la dà a 21. che è bassissimo, bassissimo. Questo però non inficia il suo lavoro. Tutta la parte organizzativa, Instagram, la creazione, i matrimoni, il No, rapporto anzi. con... Ah. Anzi, riesce a giocarci meglio con queste cose, a viverle con più leggerezza, in maniera più scherzosa, senza farsi sopraffare dalla responsabilità o dal fatto di non sentirsi all'altezza o di sentirsi impigrita. Tutt'altro, l'agevola. O in preda all'ego di Instagram, io, guarda qua quanti No, milioni che no, mi quello proprio seguono. non è un rischio che lei può correre. Vivacità animica era sempre a 100. Bene, bene, bene. La regina Romina, la regina nel cinema, la mamma come si comporta? E va bene, ti lascio fare, dice. E va bene, ti lascio fare, ti lascio andare. E il fratello che fa cadere il quadro? E adesso vedo che ha messo tutti e due i piedi dall'altra parte della linea, pur avendo la parte del busto al di qua della linea. L'amica che si toccava la base del naso? E le amiche? Adesso ha aperto gli occhi e come se dicesse wow. Le amiche le vedo in festa, proprio con i coriandoli, le stelle filanti, le trombette.
la vogliono far uscire a bere una cioccolata calda, che vogliono trovarsi con lei. Sembra che siano anche aumentate nel corso della sessione. Messaggio di Romina a se stessa. Finale. Mm. Mi sto piacendo sempre di più. Ehm, Sto conquistando sempre di più me stessa, più parti sconosciute di me stessa. Ehm, e mi fa vedere che è come se riuscisse anche a esporre queste parti sconosciute di sé a nuove persone. Quindi trovare persone con cui poter condividere quelle parti di sé che adesso deve tenere nascoste. Beh, molto bene, è una sessione piena di indicazioni su proprio per come fare il salto, no? Su tutti i fronti, anche e non solo lavorativo. E causa esoterica, domanda finale, Monica, del fatto che sperava nel fato e in un rinvio, posticipazione di questa sessione. Ah sì, quelle erano le sue entità, Mm. sia quelle che abbiamo visto, il Joker, il lupo, ehm, ma anche l'incolumità, che la voleva far sentire sempre un po' dubbiosa. Ma sei sicura sono quelli i punti giusti? Forse è meglio che ci rimetti mano. Aspetta, no, rimanda. Mm, Pensaci bene, cose del genere, ok? Però io adesso la vedo proprio come coperta da un filo d'oro. Cioè è un filo che va un po' dove vuole o fa una spirale, Mm. Sì, esatto, una spirale d'oro intorno a lei. come se una mano facesse calare il filo dalla testa, quasi come un albero di Natale, la stelle filanti, no, sì, Ecco, insomma la ghirlanda, no? E dall'alto in senso orario o antiorario? aspetta, a me viene in senso antiorario. Esatto. Mm, Ogni tanto io gioco con queste cose, che sono mm, sempre 100 su 100. Ma questo rimandare addirittura la data della propria sessione ha in generale, non nel caso di Romina, una causa esoterica. ma sono quasi sempre le entità, che giocano a fare questo. Rimandare è un po' come morire. Sì, e poi allora, è un po' come cedere il proprio potere Mhm, all'entità mhm, e poi è come darla vinta, quindi a loro, per un pezzo di tempo in più. mhm. Rimandare è anche un po'. Vabbè, no, abbiamo detto. Va bene, abbiamo finito. Disconnettiti, Monica, da tutto.